Eccoci qua, ciao ciao. Oggi si va sulla neve, tantissima neve, Etna Nord, circa 35-40 km. Vediamo un po' come ci arriviamo, se ci arriviamo, e vediamo un po' come si comporta la Cupra Formentor ibrida, naturalmente andando in ibrido, e vediamo quanta batteria arriviamo lì su in alto, in mezzo alla neve. Bene ragazzi, siamo a metà percorso, no, in realtà siamo un po' oltre metà, mancano 10 km praticamente per Piano Provenzana e qui ho la mia telecamerina col POV. Dunque, dove siamo? Siamo in alto, parecchio in alto, siamo a gennaio o siamo a fine marzo? Beh, vedete un po' voi dove siamo? Eh? Che ne dite? Siamo a 10 km da Piano Provenzana, quindi andremo ancora più in alto, ancora più neve, ancora più freddo, in questo momento 3 gradi circa, quindi non freddissimo, lo scenario è pazzesco, lo scenario è veramente pazzesco. Abbiamo guidato in mezzo a una montagna di neve, fin su una montagna di neve, siamo praticamente arrivati al Piano Provenzana, quindi la stazione sciistica di Etna Nord. I dati: temperatura esterna 0,5, intorno allo 0, livello di carica batteria 40%, quindi abbiamo consumato un po' più di metà di batteria, comunque non male. Io non ho attivato l'intelligent hybrid. Andiamo a vedere i dati effettivi sul nostro infotainment. Dunque 34 km, il consumo di benzina è di 13 km con un litro, direi veramente buoni, cioè considerando che siamo andati in salita, ripeto, il dislivello è quello di 550-1900 metri. 7 km per kilowattora è pure un ottimo consumo, è quasi il consumo da elettrico puro. Con 40% di batteria, eccolo qua, abbiamo 16 km di autonomia. Naturalmente è una stima legata, come sapete, al percorso che abbiamo fatto. Quindi in base a questo percorso abbiamo consumato X e quindi Y è la tua quantità di chilometri. Naturalmente consumando di meno, andando in discesa, quella stima aumenterebbe. Quindi i consumi sono molto buoni. In un'altra challenge che avevo fatto, un altro video che trovate qui sul canale, i consumi erano molto più alti, cioè eravamo intorno agli 8-9 km con un litro. Qui siamo a 13, andando in montagna, andando su. Andando giù non consumeremo nulla, quindi poi faremo magari i conti, faremo le medie e vedremo che secondo me non male. Ma dove siamo? Ecco, vi faccio da dove siamo. Beh, direi non male per niente, no? Che dite? Eh? Giornata spettacolare, 0 gradi, eh, tantissima neve, tantissima neve e l'auto si è comportata benissimo. Sono salito senza catene con i Bridgestone 4 stagioni, comportati benissimo, e praticamente condizioni sono queste. Insomma, manto stradale veramente in alcuni tratti impegnativo. E, e niente ragazzi, vi saluto da qua e poi ci si vede per il ritorno e facciamo due considerazioni. Ciao!
Ragazzi, affanno, mezza camminata, mezza ciaspolata sul sentiero della pista di fondo Poiana, e sempre a Etna Nord, lì in alto, un pezzetto di cratere fumante, giornata spettacolare, tantissima neve. E, e niente, adesso andiamo in auto, scendiamo e leviamo gli scarponi, intanto facciamo questa prova ad aprire il portabagagli solo con il piede. L'auto è chiusa, naturalmente ricordate, bisogna avere la chiave con sé perché altrimenti non funziona mai, per cui andiamo con, wow, ma sì, funziona sempre, stessa cosa a chiudere. E niente, cambiamo le scarpe, vediamo le scarpe per la guida, catene, noi abbiamo queste catene qui, ma non le abbiamo messe a salire, probabilmente non sarà necessario metterle in discesa, anche se la discesa è sempre peggio. Ma comunque, ragazzi, niente, ci vediamo poi giù in uno scenario normale e faremo i nostri 2 conticini come al solito per vedere i consumi effettivi di una gita in montagna. A dopo, ciao ciao! Dunque ragazzi, prima di partire, brevissimo riepilogo: 38% di batteria, i nostri consumi sono rimasti praticamente gli stessi con cui eravamo arrivati. Ricordate questi 15 km di autonomia perché li vedremo a ritorno, ma soprattutto noi interessa come sempre capire un po' i consumi. Media strepitosa secondo me per la salita, cioè 13 km con 1 litro, salire in montagna, oh, tanta roba. Io non ho, ricordo, attivato l'intelligent hybrid perché non mi interessava preservare la batteria per il ritorno, perché il ritorno andrò a recuperare tantissima batteria, quindi perché preservarla? Utilizziamola, via, utilizzala e fammi risparmiare benzina. Il meccanismo è questo. Va bene, a dopo! Ragazzi, in realtà ho pensato, vi ho fatto vedere il portabagagli, l'apertura col piede, eccetera. Visto che ci siamo, facciamo un riepilogaccio di tutte le modalità di apertura del portabagagli, perché qualcosa, insomma, mi avete chiesto anche su questo e ci sono molte domande, dubbi su come funziona, insomma. Ovviamente parlo del portellone elettrico. Allora, naturalmente lascio da parte l'intervento con le chiavi perché di fatto non lo utilizzo mai, e lascio da parte l'intervento con la mano, va bene, quello naturalmente funziona sempre. Vi ho fatto vedere il piede, ma naturalmente possiamo intervenire col pulsantino che abbiamo qui all'interno dello sportello, eccolo qui, questo sia in apertura sia in chiusura, naturalmente ad auto ferma, per cui andiamo ad aprire. Perfetto, e lo andiamo a richiudere. Ora, per andarlo a richiudere non basta premere come abbiamo fatto, ma bisogna tenere premuto, per cui andiamo a tenere premuto. Io sto tenendo premuto e lui si è chiuso. Beh, adesso posso mollare. Questi sono i 2 meccanismi del pulsantino, ma c'è un'altra cosa importante che però magari poi vi faccio vedere in un altro video, ma ve l'anticipo per chi non lo sapesse, ed è il motivo per cui magari alcuni non scelgono il portellone elettrico, cioè non ho lo spazio di apertura. Ve lo faccio vedere adesso. Dunque, come funziona? Beh, qui ghiaccio, insomma, quanto ne volete. Bene, dunque andiamo ad aprire il portellone, quindi faccio vedere anche con la mano, naturalmente. Dov'è? Eccolo qua. Bene, io in qualunque momento tengo fermo, tengo premuto questo pulsantino qui. Avete sentito un cicalino, una cosa leggerissima? Bene, lui ha memorizzato questa posizione. Significa che noi andiamo a chiudere, e quindi sempre dove la maniglia, eccola qua, perfetto, lui si chiude. Facciamo il test, la controprova, cioè adesso noi apriamo e lui si deve fermare lì, o no? Andiamo a vedere. Ha funzionato. Per cui noi adesso resettiamo tutto come? Andando a spingere la massima apertura, così, e ancora cicalino memorizzato, chiudiamo e vediamo se adesso è resettato. Lo apriamo nuovamente. Dove si fermerà? A metà oppure tutto? Ragazzi, tutto, nel senso che potete impostarlo come volete, avete una tettoia, qualcosa, un ripiano, insomma, in garage, insomma, così vi va a sbattere. E voi bloccatelo prima, no? È facile. Va bene ragazzi, a dopo, ciao ciao.
poi lo chiudo. Bene ragazzi, giro completo, siamo arrivati a casa e abbiamo fatto un totale di 71 km con consumi secondo me sbalorditivi. Adesso li vediamo insieme. Dunque, la batteria 55%, sembrerebbe pochino, in realtà ero arrivato forse intorno al 64-65%, però gli ultimi 5 km strade di paese fatte praticamente tutte in elettrico, quindi abbiamo consumato di nuovo la batteria, abbiamo rigenerato un po'. Comunque c'è un video in cui insomma c'è proprio l'esperienza della ricarica dall'1% fino al credo 30%. Insomma, andate a vedere anche quel video proprio per vedere un po' quanto si può ricaricare tanto. Andiamo ai consumi. Dunque, abbiamo fatto 71 km con consumi sbalorditivi, praticamente abbiamo già il conto fatto perché abbiamo il totale, quindi non dobbiamo fare nessuna media, nessun conteggio. 18 km con un litro, ragazzi siamo andati in montagna, e 18,6 km per kilowattora. Secondo me sono medie eccezionali. In discesa ho guidato anche in maniera un po' sportiva, dove poi insomma la strada lo consentiva, non c'era più neve, non c'era più ghiaccio, quindi insomma qualche accelerata l'ho data. Però insomma 18 km con un litro, neanche la statale più morbida. È chiaro che si tratta di una media tra un'andata e un ritorno, però vi voglio ricordare che l'andata l'avevamo fatta con più di 13 km con un litro, che è tantissimo, tantissimo nel senso molto molto bene, cioè un consumo bassissimo. E, sono veramente sorpreso, positivamente sorpreso da questi consumi, non me li aspettavo su questo tragitto. Magari il mio piede educato insomma, ha aiutato, però ragazzi l'ibrido si gestisce proprio al meglio. Ovviamente mettete la destinazione sul navigatore, nel navigatore di bordo, perché gli altri vi servono solo per non perdervi, mentre il navigatore di bordo gestisce al meglio il termico e la batteria, sa quando far andare l'una, sa quando far andare l'altra. Appena c'è una salitina fa partire subito il termico, è inutile mangiare la batteria sulla salita in montagna. E secondo me consumi così da... non me l'aspettavo. E voi? Commenti qui nei video, va bene? Alla prossima, ciao ciao!